You shut the fuck up! How would you like to die today, motherfucker? No, it's not a real death threat, sir. Silicon Valley è una di quelle serie che ti fa ridere tanto e poi ti lascia con un retrogusto strano, la sensazione che quello che hai appena visto fosse più serio di quanto sembrava. Che dietro le gag, sui pitch agli investitori, dietro i personaggi assurdi e le start-up grottesche, ci fosse qualcosa che ti riguardava da vicino, qualcosa sul mondo in cui viviamo, su come funziona davvero e su quanto costi provarci nel modo giusto. È una serie HBO creata da Mike Judge, dura 6 stagioni e racconta la storia di un gruppo di programmatori che provano a costruire qualcosa di grande in uno dei posti più cinici del pianeta, la Silicon Valley. Yes. Yes, it does. Ma per capire davvero cosa racconta e per capire perché finisce nel modo in cui finisce, bisogna partire da una fiaba medievale tedesca. Nel Medioevo esisteva una città chiamata Hamelin, una città normale, con un problema normale per l'epoca, i topi. Tantissimi topi ovunque, nei granai, nelle strade, nelle case, il tipo di problema che consuma una comunità lentamente dall'interno. Un giorno arriva un forestiero, vestito in modo vistoso, con un flauto in mano. Si presenta al sindaco e gli dice: «So come risolvere il vostro problema». Il sindaco è comprensibilmente scettico. Quest'uomo in fondo ha solo un flauto, non delle trappole, non del veleno, ma alla fine accetta. L'accordo è fatto. Lavoro contro compenso. Pagamento al risultato raggiunto. Il pifferaio quindi inizia a suonare e i topi lo seguono fino al fiume dove annegano. Il problema è risolto. Il pifferaio torna dal sindaco per riscuotere e il sindaco, che sia per avidità, che sia per superbia o semplicemente perché può, si rifiuta di pagare. Il pifferaio quindi furioso giura vendetta e sparisce. E mentre gli adulti sono in chiesa, lui riprende a suonare il flauto, ma questa volta non arrivano i topi, arrivano i bambini. Li porta in una caverna nella montagna e da lì quei bambini non torneranno più. Da questa storia viene il detto inglese "It's time to pay the piper", letteralmente è ora di pagare il pifferaio, che nella pratica significa è ora di fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, con quella parte della realtà che hai rimandato, ignorato o deliberatamente evitato. Prima o poi il conto arriva. Questa fiaba non è solo il nome di un'azienda immaginaria in una serie HBO. What in God's name is that? Ma è il cuore pulsante di tutto quello che Silicon Valley ha voluto raccontare nel corso di 6 stagioni, ed è a mio avviso uno dei modi più intelligenti che la televisione americana abbia mai trovato per mascherare una critica così feroce sotto forma di intrattenimento leggero. Silicon Valley nasce dalla mente di Mike Judge, che negli anni ha costruito una carriera intorno a un'idea molto precisa: prendere la leggerezza convenzionale del suo tempo, guardarla da vicino e mostrarci quanto possa essere assurda, pericolosa o semplicemente stupida. Lo ha fatto con Beavis, o con Butthead, o con King of Hill, o con un film che io personalmente adoro, Idiocracy del 2006, che con il senno di poi sembra più una profezia che una satira. If you have one bucket that holds 2 gallons and another bucket that holds 5 gallons, how many buckets do you have? L'ho fatto anche con Office Space, che ha trasformato il grigiore degli open space aziendali in una commedia esistenziale. Con Silicon Valley fa la stessa cosa, ma qui il bersaglio è più grande e più difficile da colpire. L'industria tecnologica della California, con le sue promesse di rivoluzioni, i suoi miliardi, i suoi messia in felpa e le sue utopie da vendere agli investitori. Un mondo che si prende talmente sul serio da essere quasi impossibile da parodiare e che invece Mike Judge riesce a smontare pezzo per pezzo proprio perché ha fatto i compiti. La serie non inventa le assurdità, ma le trova nella realtà, le seleziona, le amplifica quel tanto che basta e le mette in scena. Il risultato è quindi una commedia che si regge su una domanda filosofica che raramente viene esplicitata, ma che aleggia su ogni singolo episodio della serie. Può coesistere etica e denaro? You wanna know what I have? A fucking car whose doors open like this. Not like this. Not like this. These are not the doors of a billionaire, Richard. Fuck you! Richard Hendricks è il tipo di protagonista che in qualsiasi altra storia sarebbe chiaramente l'eroe. Lui è brillante, è onesto, ha un'etica del lavoro solida e genuina e vuole fare le cose per bene. Non parte da motivazioni egoistiche, lui non vuole diventare ricco per essere ricco, non vuole potere fine a se stesso.
Lui vuole creare qualcosa che funzioni davvero, che rispetti le persone che ci lavorano e che non replichi i vizi delle aziende contro cui lui stesso si batte per i suoi valori etici e morali. La serie inizia con Richard che lavora su un'app per identificare materiali protetti da copyright, un'app che, per dirla senza troppi giri di parole, non interessa a nessuno. Ma dentro quell'app, quasi per caso, vive qualcosa di straordinario, un algoritmo di compressione che riesce a ridurre le dimensioni di qualsiasi file in maniera radicale, senza perdere un singolo bit di qualità. Questa è una scoperta che vale potenzialmente miliardi. Richard riceve un'offerta per comprare l'algoritmo, una cifra che cambierebbe la sua vita in un istante, ma lui la rifiuta. Fonda invece una startup tutta sua, la chiama Pied Piper e comincia il suo viaggio con una missione: dimostrare che si può fare impresa in modo diverso. Qui la serie ci mostra subito la sua doppiezza. Da un lato quella missione è sincera, Richard ci crede davvero, ma dall'altro l'Harvard Business Review ha un nome per quello che gli sta succedendo: il Founder's Dilemma. Infatti meno del 25% dei fondatori di startup mantiene il controllo della propria azienda fino all'IPO. Non perché siano stupidi, ma perché costruire un'idea e guidare un'azienda sono due competenze completamente diverse e raramente si trovano nella stessa persona. Richard è un genio tecnico che si ritrova improvvisamente a dover essere un manager, un comunicatore, un negoziatore, un leader. Lui non è attrezzato per nessuno di questi ruoli però, ed è esattamente da questa incompatibilità che nasce tutta la comicità della serie. Ma Silicon Valley non è solo la storia di Richard, è la storia di un ecosistema, e come tutti gli ecosistemi funziona perché ogni elemento è in equilibrio con gli altri. Richard, I like it. That I would fund. Richard è il motore morale della storia, il punto attorno a cui ruota tutto. Poi troviamo al suo fianco Jared Dunn, forse il personaggio più sottovalutato della serie. Jared è silenzioso, gentile, stranamente inquietante in certi momenti, ma è anche la persona più leale che esiste. Lui si è cresciuto da solo in un sistema che non lo ha mai protetto, e quando trova in Richard qualcuno che vale la pena difendere, gli dedica tutto se stesso. C'è infatti qualcosa di profondamente commovente in questo personaggio, che la serie usa spesso per la comicità, ma che porta dentro di sé una delle storie più umane di tutto il programma. Richard even have a pen? All'altro fianco di Richard troviamo Erlich Bachman che, al contrario di Jared, risulta essere rumoroso, egomane, mosso da motivazioni spesso deliranti. Erlich non vuole il bene di Richard, ma vuole il suo pezzo della torta. Ma c'è qualcosa di curioso nell'egoismo di Erlich, perché a volte funziona, a volte la sua sfrontatezza ottiene risultati che l'integrità di Jared non riuscirebbe mai a raggiungere. Egli è il personaggio che ricorda alla serie che il mondo non premia sempre le persone migliori. Big Hit and I are going to take that stage and I am going to ejaculate my success all over the faces and hair of my fiercest rivals. Sotto Richard poi troviamo come base Dinesh e Guilfoyle, che tra di loro bisticciano come una coppia sposata da 30 anni che ha smesso di farsi illusioni, ma continua a stare insieme per abitudine e affezione reciproca. Dinesh rappresenta l'ego puro, sempre alla ricerca di una validazione che non arriva mai abbastanza, mentre Guilfoyle è il nichilismo con la barba. Il cinismo elevato a stile di vita, l'uomo che ha deciso che non vale la pena aspettarsi nulla da nessuno e che stranamente riesce a funzionare benissimo così. Insieme questi due sono i tecnici della storia, loro risolvono i problemi, trovano le soluzioni e lo fanno litigando su tutto. Oh, you think you're so clever. You know who else thought it was clever? The hare. Right before it was defeated by the tortoise. I'm the fucking tortoise, Guilfoyle. I'm the fucking tortoise. Questo ecosistema è tanto fragile quanto brillante. Ogni personaggio fa qualcosa che nessun altro può fare. Non sono intercambiabili, non sono decorativi. Sono pistoni in un motore che ha bisogno di tutti e 5 per girare. Ogni personaggio non è solo una funzione narrativa, ma possiamo leggere in loro anche una posizione filosofica. E questa è forse la cosa più ambiziosa che Silicon Valley fa, perché lo fa senza mai dirtelo esplicitamente. Lo fa attraverso le scelte che ogni personaggio spinge Richard a fare. Jared è l'assolutismo morale, ci sono cose giuste e cose sbagliate e non è negoziabile per lui. Erlich rappresenta l'edonismo, l'unica cosa che conta è quello che vuoi e vuoi averlo adesso. Dinesh rappresenta l'egoismo, la bussola del tuo interesse personale che è l'unica che vale la pena seguire. Guilfoyle, abbiamo detto, rappresentare il nichilismo, niente conta abbastanza da meritare uno sforzo reale. Lori Brim, l'investitrice glaciale che entra in scena dalla seconda stagione, rappresenta l'utilitarismo puro e freddo, quello che
massimizza il risultato senza perdere tempo con i dettagli umani. Poi abbiamo Monica che si muove nel relativismo. Il contesto cambia tutto e chi giudica senza contesto giudica male. Richard è al centro di tutto questo. Lui deve ascoltare queste voci, pesarle e deve scegliere. Ogni episodio è sostanzialmente un problema filosofico mascherato da commedia e la brillantezza della serie sta nel fatto che nessuna di queste posizioni ha ragione in modo definitivo. Quello che funziona in un contesto fallisce nel successivo. L'assolutismo di Jared salva Richard in certi momenti e lo mette in ginocchio in altri. Il cinismo di Guilfoyle a volte è la lettura più lucida della situazione, mentre a volte è solo pigrizia intellettuale. Il relativismo di Monica a volte produce saggezza, ma a volte è solo un modo per non schierarsi davvero. La serie non ha una risposta, ma ha solo domande che si ripetono in ogni stagione con un contesto sempre più complicato. E quindi ritorna il dubbio: può coesistere etica e denaro? La risposta quasi sempre è: puoi fare la cosa giusta, ma ti costerà qualcosa. Nelle prime stagioni questo meccanismo è quasi commovente. Prendiamo la seconda stagione in cui Richard confessa in tribunale di aver usato un computer Hooli per lavorare al suo algoritmo, anche se quella confessione significa perdere il processo. Lui sa che è sbagliato mentire e preferisce perdere. Nella terza stagione poi rifiuta un'offerta importante quando scopre che l'aumento di utenti è artificiale, comprato da una click farm in Bangladesh. Avrebbe potuto far finta di non saperlo, ma lui sceglie di sapere e ne paga il prezzo. Queste scelte ci rendono Richard simpatico non per quello che ottiene, perché spesso non ottiene niente, ma per quello che rinuncia a prendere. Lui è l'eroe che costruiamo nella nostra testa quando immaginiamo come vorremmo comportarci noi in situazioni difficili. Church candy, wasn't it? You just brought piss to a shit fight, you little... You get in your fucking house and you get me 5 Adderall, or I'll slit your fucking throat. You understand? I'll kill your mother. I'll rape your father. I'll curb stomp that little face so hard that your teeth will go flying, you little shit. Now go, 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 go. Give me 5 Adderall right now. Ma le ultime stagioni cambiano questa dinamica in modo sottile e disturbante. La pressione del sistema, la Silicon Valley reale, con le sue aspettative brutali, i suoi ritmi impossibili, il suo darwinismo aziendale, comincia a lavorare su Richard dall'interno. Inizia a prendere decisioni che Gavin Belson avrebbe preso, portandolo a trasformarsi lentamente in quello che lui da sempre disprezza e non vuole essere. Inizia a trattare le persone come strumenti, inizia a dormire con le mogli degli altri. And then you called and then it just came out. What came out? E ad approfittare della lealtà ingenua di Big Ed, mettendo a rischio la carriera di un amico per i propri scopi. Questa non è una caduta improvvisa, è lenta, quasi impercettibile. Ed è questo il punto più intelligente della serie. Non c'è un momento preciso in cui Richard diventa il villain, ma c'è solo una lunga sequenza di piccole capitolazioni, ognuna giustificabile, presa in isolamento, ma che nel tempo costruisce qualcosa di irriconoscibile. Jared lo vede, è Jared il cane fedele che abbaiava ai bulli per proteggere il padrone. Lui comincia a rendersi conto che il padrone è diventato un bullo. E questo non è un momento drammatico, ma una realizzazione silenziosa, e forse è per questo che fa ancora più effetto. Nel 2018, alla fine della quarta stagione, Silicon Valley perde il personaggio di Erlich Bachman, non per ragioni narrative ma per ragioni reali. L'attore T.J. Miller aveva accumulato una serie di comportamenti problematici sul set, ritardi, assenze e anche problemi con le forze dell'ordine che hanno spinto HBO a rescindere il suo contratto, e quindi la produzione ha dovuto trovare un modo per giustificare la sparizione di questo personaggio nel giro di pochissimo tempo. La soluzione trovata è questa: Erlich, che vola in Tibet, finisce in un'opifumeria e viene abbandonato lì. Ha il sapore di una punizione più che di un congedo, come se gli sceneggiatori avessero usato l'uscita di scena del personaggio per dire qualcosa sull'attore. Funziona come una battuta amara, ma non funziona come chiusura narrativa, non c'è peso, non c'è significato. Erlich, come personaggio, meritava di meglio. Infatti la serie ne risente in maniera tangibile e immediata. Erlich era quello contro cui gli altri si definivano. Jared era gentile, in contrasto con Erlich. Richard era modesto, in contrasto con Erlich. Guilfoyle era cinico, insieme ad Erlich. E senza di lui queste dinamiche non scompaiono ma perdono profondità. È come togliere un colore dalla tavolozza di un pittore. Puoi ancora dipingere, sì, ma qualcosa manca e lo si vede. Le ultime stagioni non sono brutte, sono ancora intelligenti, ancora divertenti in certi momenti, ma c'è qualcosa di affrettato nel loro passo, come se tutti sapessero che il tempo è scaduto e che l'importante adesso è arrivare alla fine. Meno costruzione della storia e più corsa verso il finale. E a proposito del finale, girato in parte in forma di documentario su Pied Piper, registrato 10 anni dopo i fatti, ha il sapore di un accordo al ribasso. Ci mostrano cosa
cosa è successo a tutti, ma senza farci vivere niente di quello che è successo nel mezzo. Come salire su una giostra, perdere conoscenza a metà corsa e ritrovarsi seduto sulla panchina con qualcuno che ti racconta quanto era bello mentre ti mostra le fotografie. Eppure c'è qualcosa in quel finale che funziona, non nonostante la sua stranezza, ma proprio grazie ad essa. When people ask me about Pied Piper, I always tell them the same thing. Are there other questions? Yeah, can you elaborate? Yes. Will you? Quello che porta alla fine di Pied Piper è, in fondo, la scena che tutta la serie stava costruendo dall'inizio. In un momento di disperazione totale, quando l'azienda è sull'orlo del collasso, Richard prende la decisione più pericolosa della sua vita. Collega un'intelligenza artificiale incontrollata all'intera potenza di compressione di PiperNet. Certo, è una scorciatoia, è sbagliato. Richard lo sa, ma lo fa lo stesso perché in quel momento la sopravvivenza dell'azienda supera qualsiasi altra considerazione. E di fatto questa azione funziona. PiperNet sopravvive, diventa la rete più efficiente mai creata. Pied Piper raggiunge così il suo apice, sconfigge Wooly fino a comprarla. Hanno vinto. Salvo che PiperNet nella sua versione definitiva è diventato così efficiente da riuscire a violare qualsiasi sistema di crittografia esistente. Hanno costruito la cosa più pericolosa mai progettata dall'essere umano e lo hanno fatto per sbaglio, come conseguenza diretta di quella scorciatoia morale intrapresa. La rete pensata per democratizzare internet potrebbe invece distruggerlo, potrebbe distruggere qualsiasi sistema che si regge sulla crittografia. Banche, comunicazioni, infrastrutture, la fine della privacy, tutto. Richard ha quindi davanti a sé la versione moderna della storia di Hamlin. Può decidere di fare come il sindaco, ignorare il conto, incassare la vittoria e sperare che qualcun altro si faccia carico delle conseguenze. Oppure può decidere di pagare il pifferaio e lui sceglie di pagare. Pied Piper viene sabotata dall'interno, il lancio fallisce, l'azienda muore e 6 anni di lavoro, di sacrifici, di lotte, tutto sparisce in una sera. E la versione difettosa di PiperNet che mandano in onda durante il lancio fallito emette una frequenza che respinge i topi, così da portarli ad invadere le strade. Letteralmente il pifferaio che prima attirava i topi alla fine è diventato qualcosa che li respinge. È un cerchio che si chiude con una precisione quasi poetica. Il documentario degli anni successivi ci mostra le conseguenze. Guilfoyle e Dinesh hanno aperto insieme un'azienda di cyber security e il nome che hanno scelto è una piccola carezza al cuore di chi ha seguito la serie dall'inizio: New Valley Road Strategic Technologies, in memoria dell'indirizzo dell'incubatore di Ehrlich. Sono ancora insieme, ancora a litigare, ancora a lavorare fianco a fianco come hanno sempre fatto. Guilfoyle, l'uomo che ha descritto il suo computer Anton come qualcuno che fa il suo lavoro cupo e poi rimane immobile finché non è ora di lavorare di nuovo, si è ritrovato a lavorare con John, un essere umano che è fondamentalmente la versione biologica di Anton. Nella fine di Guilfoyle c'è una coerenza che quasi sorprende. Monica poi lavora per l'NSA. Lo capisci dal linguaggio del corpo, non tanto dalle parole. Quando le fanno la domanda diretta, lei accende una sigaretta, lo stesso gesto che fa sempre quando è sotto pressione. Non una sorpresa, in realtà. Già alla fine della 5ª stagione aveva menzionato che l'NSA aveva preso contatti per fare domande sulla loro tecnologia. Big Ed, il personaggio che ha attraversato tutta la serie come una divinità involontaria della fortuna. Ottiene ricchezza e posizioni senza mai capire bene perché. Alla fine è diventato presidente di Stanford, in maniera quasi possiamo dire naturale. E se ci pensate, Big Ed è quel personaggio che in tutta la serie non ha mai provato a sopraffare l'altro, non ha mai provato ad approfittarsi di nessuno. È sempre stato moralmente integro e onesto con tutti. E di fatto è l'unico che nel corso delle 6 stagioni cresce sempre di più. Gavin Belson, il villain della serie per quasi tutta la sua durata, è alla fine diventato uno scrittore, ha lasciato il mondo tech, ha smesso di essere il tipo che era e ha trovato qualcosa che lo appassiona davvero. C'è un dettaglio poi minuscolo ma preciso: la vecchietta di cui si prende cura Jared sta leggendo un romanzo di Gavin. Richard, quindi senza volerlo, ha liberato Gavin da se stesso. Lottando contro di lui per anni lo ha costretto fuori dal suo ruolo e da quella costrizione è nata qualcosa di genuino.
E Jared poi è in un ospizio a prendersi cura degli anziani, cioè delle persone più vulnerabili, più indifese, più bisognose di protezione. Perché Jared, ormai lo sappiamo, è fondamentalmente un cane da guardia con l'anima di un poeta. Ha sempre cercato qualcuno da proteggere e quando Richard non ha più avuto bisogno di lui, quando Richard è diventato uno di quelli da cui bisognava proteggersi, Jared ha trovato un posto dove i suoi istinti potessero ancora essere utili, dove potesse ancora avere più persone da accudire, come i genitori che non ha mai avuto. E Richard adesso insegna etica e tecnologia all'università. È il più classico dei finali per il più classico degli idealisti. Non diventa miliardario, non viene ricordato, non viene premiato dalla storia, ma ha trovato un posto dove il suo modo di pensare al mondo ha un senso, dove può trasmettere qualcosa, dove la domanda che ha guidato tutta la sua vita professionale, può coesistere etica e denaro, diventa il punto di partenza di una lezione. C'è una ragazza che ora vive nella casa dove tutto è cominciato, vuole lavorare nel tech, ma non ha mai sentito il nome Pied Piper. I'm unfamiliar. Rat invasion. We were a big failure. $8 billion valuation, down to zero in one day. Was that like a social media company? Questa piccola cosa, questa dimenticanza, è forse la cosa più onesta che la serie fa. Nel mondo della Silicon Valley le rivoluzioni si susseguono così in fretta che anche le più ambiziose lasciano poco più di un eco. Le aziende che dovevano cambiare il mondo vengono sostituite da altre aziende che devono cambiare il mondo. Il ciclo non si interrompe mai. La prossima Pied Piper è già in garage da qualche parte, con qualcuno che ci crede davvero, che vuole farlo in modo diverso, che ha ancora tutta quell'ingenuità necessaria per provarci. E la serie non dice che è sbagliato, dice solo che probabilmente anche loro prima o poi dovranno pagare il pifferaio. Silicon Valley quindi funziona come commedia perché fa ridere, ma funziona come opera perché fa qualcosa di più difficile, ci costringe ad affezionarci a persone che perdono e ci chiede di stare dalla loro parte anche quando sappiamo già come va a finire. Non ci dà l'happy ending, non ci dice che la bontà vince, ma ci mostra una cosa più complicata e più vera, che la bontà ha un peso specifico che il mondo non sempre riconosce e che portarla avanti comunque, nonostante tutto, a proprio rischio e pericolo, è già di per sé una forma di vittoria. Quindi, in un sistema dove il valore di una persona si misura in cifre e follower, in round di finanziamento, in valutazioni di mercato, Richard Hendricks non diventa ricco e nessuno si ricorda di lui, ma riesce a guardare indietro e a vivere con quello che ha fatto. In fondo è questo il conto più difficile da saldare, non quello con gli investitori, non quello con i competitor, non quello con il mercato, ma quello con se stessi. E prima o poi, per tutti, arriverà il tempo di pagare il pifferaio. What do you say to that? Action. Ow! Oh my God!